Una simulazione non suonerà mai come un amplivero. Non avrà mai la stessa dinamica e la stessa botta. Il calore delle valvole non si può replicare con degli 1 e degli 0. Quante volte avete letto o sentito queste frasi? Io un'infinità di volte. Ma c'è qualcosa di vero o sono vecchie convinzioni che ormai non sono più vere? Lo scopriremo subito dopo la sigla. So già che questo video sarà piuttosto controverso e che alcuni di voi non saranno d'accordo con quello che dirò. Ed è anche giusto che ognuno abbia le proprie convinzioni in base alla propria esperienza. Io in fondo non sono nessuno per convincervi del contrario. Il problema è che però quando sento pronunciare quelle frasi, 9 volte su 10 risultano poi essere figlie di vecchi pregiudizi o di prove e confronti fatti in modo errato. Per cui ho deciso di fare questo video per elencare e spiegare quali sono questi errori, che sono molto comuni tra l'altro, e come evitarli, in modo che poi ognuno possa costruirsi la propria opinione priva di bias sull'argomento. Bias inteso come condizionamento e non come voltaggio di bias. E quindi partiamo col primo errore. Questo è probabilmente l'errore più grosso, nonché il più comune che si fa quando si entra per la prima volta nel mondo dei modeler. Ammettiamo che vi siate fatti prestare o abbiate acquistato il vostro bel giocattolino per provarlo, arrivate a casa e la prima cosa che fate cos'è? Collegate il modeler ai vostri monitor o alle vostre cuffie oppure al mixer dell'impianto audio con cui suonate dal vivo e cominciate a suonare. Facendo questo però avete già cambiato la variabile più grossa del sistema, ovvero la cassa. Infatti se fino a ieri suonavate con un amplificatore valvolare collegato alla sua bella 2x12 o 4x12 o anche nel caso fosse un combo al suo speaker interno, il suono che sentirete provenire dalle casse a cui avete collegato il vostro modeler sarà molto ma molto diverso rispetto a quello dell'amplificatore. Ma per un semplice fatto, i modeler di fabbrica escono programmati per processare il suono attraverso delle IR, ovvero degli impulse response, o detto in parole povere, la simulazione di cassa. Questi IR però rappresentano il suono di una cassa microfonata e chi ha una certa esperienza con la registrazione sa benissimo che una cassa microfonata suona in modo molto diverso rispetto ad ascoltare quella stessa cassa con le proprie orecchie in una stanza o anche all'aperto. Questo principalmente perché appunto il microfono viene posizionato davanti al cono a pochi centimetri di solito, mentre le nostre orecchie di solito almeno stanno molto più lontane rispetto alla cassa, e questo fa sì che il suono venga percepito in modo molto diverso rispetto a quello che capta un microfono. Non starò qui a dilungarmi sul perché succede questa cosa. Se volete approfondire questo discorso ho già fatto un video al riguardo, lo trovate esattamente qui. Ma sappiate che dipende principalmente da come viene emesso il suono dal cono stesso, dalle riflessioni che si producono nell'ambiente e quindi dal riverbero naturale che si percepisce quando si ascolta una cassa dal vivo, nonché anche dalla colorazione che impartisce il microfono stesso nel caso in cui venga microfonata, appunto. Per cui se non considerate questa differenza, la prima reazione che avrete dopo aver provato un modeler di qualsiasi tipo esso sia sarà una grossa delusione, proprio perché sentirete magari questo suono molto più brillante, diretto, magari anche stridulo in base all'IR che è selezionata, e per quanti aggiustamenti e spippolamenti possiate fare sul modeler non riuscirete mai ad ottenere un risultato uguale a quello che sentito dall'amplificatore. Quindi se la vostra convinzione che un modeler non possa suonare come un ampli reale è basata su un confronto fatto appunto fra mele e pere o fra fichi e fiche, sappiate che avete sbagliato tutto. Se volete fare il confronto nel modo corretto avete due strade: o microfonate l'amp, registrate una traccia, oppure mettete l'amp in un'altra stanza e lo monitorate da delle casse full range in modo appunto da sentire soltanto il suono microfonato e non quello diretto, create un IR di quella configurazione, dopodiché potete fare il confronto sui monitor e in quel modo avrete la stessa base di partenza sia per l'amplivero che per la simulazione. L'altro modo per avere la stessa base di partenza invece è quello di collegare il modeler
modeler ad un finale lineare, quindi che non introduca distorsione o colorazione di suo. Ne trovate ormai tanti in commercio, che siano di classe AB o classe D, poco importa. L'importante è che lasciate perdere quelli in formato pedalino alimentati a 9 volt o a 18 volt, perché quelli sono veramente pessimi e non ne vale la pena assolutamente usarli se non per suonare magari a casa a basso volume. Usando un finale di questo tipo potete appunto disattivare la simulazione di cassa nel modeler, quindi l'IR, e così facendo potete confrontare l'amplificatore vero e quello simulato attraverso la stessa cassa sentita direttamente con le vostre orecchie. E anche questa sarà appunto una base di partenza uguale per entrambi i sistemi. C'è però un altro aspetto da considerare quando fate questo confronto, e qui veniamo al punto 2. Ebbene sì, sembrerà una cosa scontata, ma anche il volume gioca un ruolo importantissimo ed è il secondo errore in assoluto più comune che si fa quando si fanno questi confronti. Infatti dovete sapere che con un amplificatore vero, quando regolate il volume, in realtà non state solo alzando il volume, ma state anche aumentando la distorsione e la compressione che introduce il finale o il preamp dell'amplificatore stesso. Con un ampli vero, o quantomeno quando lo ascoltate direttamente dalla sua cassa, non c'è modo di separare le due cose perché non abbiamo altri controlli di volume, cosa che invece possiamo fare quando stiamo suonando con un modeler. Infatti i controlli di master volume o drive sono separati poi dagli innumerevoli altri controlli di volume che troviamo nelle varie unità, e questo in sostanza ci porta a commettere altri errori di valutazione. Infatti in quel caso tendiamo naturalmente a tenere un volume di partenza più basso rispetto a quello dell'amplificatore, però siccome poi sentiamo che il suono magari è un po' spompo, tendiamo ad aumentare il gain più del dovuto, e questo poi fa sì che anche la dinamica si riduca, e quindi poi quando andiamo a fare il confronto sentiamo questo suono meno intellegibile, questa mancanza di dinamica rispetto all'ampli vero, quando in realtà non è colpa della simulazione in sé, ma appunto dal diverso volume a cui stiamo ascoltando i due. Il volume più basso ci porterà anche ad esagerare con alte e basse a causa dell'effetto della curva di Fletcher-Manson. Se volete approfondire anche quest'altra cosa vi lascio un link sempre qui. Ovviamente se fate il confronto tra ampli microfonato e modeler ascoltando entrambi dagli stessi monitor sarà abbastanza facile compensare i volumi. Nel caso invece di finale e cassa, lì probabilmente nemmeno ce ne accorgiamo di questa differenza, sia perché passa un po' di tempo quando stacchiamo uno per attaccare l'altro, quando facciamo cambio di amplificatore appunto, ma anche perché dobbiamo porre attenzione particolare alla scelta del finale. Infatti se vogliamo comparare quel setup a una testata da 100 watt non possiamo prendere un finale a sottosolido da 100 watt perché avrà comunque un volume inferiore rispetto a quello dell'amplificatore a valvole. Anche qui non vi sto a tediare con la spiegazione tecnica, se volete la trovate sempre nel video che vi ho linkato prima, però diciamo che è bene prendere un finale di almeno il doppio della potenza rispetto a quello dell'amplivalvolare per farlo lavorare nel modo più lineare possibile, quindi senza che questo introduca una distorsione aggiuntiva e spesso anche poco piacevole a differenza di quella valvolare. Finora però abbiamo parlato di modeler in termini generici, ma in realtà esistono diversi tipi di simulatori di amplificatori. Abbiamo appunto gli amp modeler che simulano gli amplificatori replicando sotto forma di algoritmo il circuito dell'ampli, ed esistono i profilatori o amp capture, che sono quelli che creano appunto un profilo dopo aver analizzato il vostro specifico amp con i vostri specifici settaggi. Ma sia per gli uni che per gli altri esistono anche diverse qualità in termini di accuratezza delle simulazioni. Non sapete quante volte mi è capitato di chiedere a uno di questi che sostengono che le simulazioni non suonano bene come un ampli vero che tipo di modeler avesse provato per arrivare a queste conclusioni. E spesso la risposta è Sì, ho provato qualche anno fa una Zoom G3. Cioè, allora, se volete formarvi un'opinione sulla tecnologia attuale, su qual è lo stato dell'arte delle simulazioni,
Ovviamente non potete andare a fare questi confronti con macchine o software molto economici o magari usciti anni fa. Di certo non rappresentano la massima accuratezza di questa tecnologia. Dovete confrontarli con ciò che di meglio c'è attualmente in giro, perché per quanto oggi suonino bene anche le macchine economiche, suonare bene però non significa che siano accurate, quindi quando si fa un confronto con uno specifico amp che avete in possesso, di sicuro in quelle macchine da 100-200 euro non troverete la simulazione iperrealistica e quindi magari i controlli non agiscono nello stesso modo, magari c'è una simulazione del finale un po' meno accurata o approssimativa, quindi è inevitabile che suonino diverse dall'amplivero. Se invece prendete una simulazione degna di questo nome o anche un profilatore di qualità, vedete che il risultato già è molto più vicino alla realtà. Che poi non è nemmeno una questione di prezzo, infatti il profilatore più accurato al momento attuale è un plugin completamente gratuito, ovvero Neural Amp Modeler, meglio conosciuto come NAM. Quello è un progetto open source, come ho fatto vedere nella scorsa live, con cui potete crearvi i profili dei vostri amplificatori oppure scaricare quelli disponibili gratuitamente messi a disposizione dai vari utenti in giro per il mondo. E ne trovate davvero a migliaia, sia buoni che meno buoni. Ma andiamo al punto 4. A meno che non stiate usando un profilo del vostro specifico ampli con i vostri settaggi, nella maggior parte dei casi la simulazione che troverete non corrisponderà esattamente al vostro amplificatore, anche se è lo stesso modello. Infatti per ogni amplificatore esistono spesso diverse revisioni dello stesso amp e quindi differenze nel circuito sostanziali. Se parliamo di ampli vintage, poi addirittura all'interno della stessa revisione troviamo magari valori dei componenti diversi in base all'anno, addirittura al mese di produzione, perché all'epoca gli ampli li costruivano in base ai componenti che avevano a disposizione le aziende al momento. E quindi all'interno di essi troviamo veramente di tutto, anche se due ampli sembrano identici dall'esterno, poi andando a vedere il circuito, cosa c'è dentro, vediamo che ci sono tantissime differenze nei componenti, ma a volte anche nei collegamenti fra i vari componenti. Quindi è piuttosto difficile trovare una simulazione o un profilo di un amplificatore in tutto e per tutto identico al vostro. E anche nel caso in cui sono identici poi entrano in gioco altre variabili, come ad esempio la tolleranza di costruzione dei componenti. Specialmente i potenziometri hanno una tolleranza di costruzione spesso del 20%, e ciò significa che il valore della resistenza del potenziometro può variare di un più o meno 20% rispetto a quello che avete voi o al valore nominale. E questo poi ovviamente porta ad avere suoni diversi per gli stessi settaggi delle manopole. E ovviamente la tolleranza di costruzione non esiste soltanto per i potenziometri, ma per tutti i componenti all'interno del circuito. Un'altra variabile è l'età di questi componenti, infatti ad esempio valvole ma anche condensatori cambiano il loro comportamento man mano che passa il tempo, e quindi capite bene che questo rende praticamente impossibile che qualcun altro abbia un amplificatore identico al vostro. Queste comunque sono differenze per la maggior parte minuscole e che comunque si possono compensare per quanto riguarda ad esempio i potenziometri. Basta appunto settare in una posizione diversa la manopola e molto probabilmente riusciremo ad ottenere lo stesso risultato. L'importante qui è usare le proprie orecchie, perché appunto magari i controlli non corrisponderanno esattamente a quelli che vedete sul vostro amplificatore e quindi è pressoché inutile settarli in modo uguale, o meglio magari si può usare come punto di partenza ma niente di più. La curva di impedenza è questa linea, questo grafico che vedete qua. In parole povere sarebbe la resistenza che ha un cono o una cassa, che varia però in base alla frequenza del segnale. E questa curva è molto importante in un amplificatore valvolare perché è un tipo di amplificatore che è molto sensibile a questa curva. Infatti sia la risposta in frequenza ma anche il modo in cui distorce e comprime il finale sono pesantemente influenzati da questa curva. E nel momento in cui cambiamo cassa o coni, questo cambiamento si rifletterà anche sull'amplificatore, che produrrà uno spettro di frequenze diverso e una distorsione diversa rispetto a prima.
per cui quando si confronta con un modeler sarebbe opportuno matchare anche questo aspetto. In teoria nel caso dei profilatori, se fate il profilo per bene, cioè magari usando una DI passiva se volete il suono diretto dell'amplificatore senza cassa, oppure anche facendo un profilo microfonato, nel modello risultante nel profilo sarà già inclusa la curva di impedenza della cassa che avete usato per fare il profilo, o della load box, perché anche quella ha una sua curva di impedenza. Nel caso dei simulatori invece andrebbe scelta o caricata una curva di impedenza della vostra specifica cassa o una più simile possibile. Il problema però è che nel caso dei simulatori gli unici modeler che consentono di fare questa cosa sono i Fractal, praticamente tutti gli altri hanno già inclusa nella simulazione una propria curva di impedenza corrispondente alla cassa con cui hanno creato il modello. Anche questa nella maggior parte dei casi almeno non è una cosa che porta a grossissime differenze, però quando si fanno dei confronti A-B, quindi diretti, magari ci sono differenze che si notano che sono imputabili proprio alla curva di impedenza, quindi è bene sapere che esiste anche questa variabile e se possibile compensarla. Volendo c'è anche la possibilità di misurare la curva di impedenza della vostra cassa, ma qui il discorso è un po' complicato, quindi lo lascio per un prossimo video. Per il momento andiamo al sesto ed ultimo punto. Ebbene sì, anche la latenza è un fattore che influisce su come percepiamo il suono. Infatti nel caso di apparecchi analogici la latenza si può considerare praticamente zero. Quando invece abbiamo a che fare con processamento del segnale digitale è inevitabile avere una certa latenza, perché è quella che serve per convertire i segnali da analogico a digitale e viceversa e per elaborare gli algoritmi. Alcuni chitarristi anche famosi sostengono che quello che gli dà più fastidio con una simulazione digitale è proprio la latenza, perché anche pochi millisecondi gli danno fastidio e gli cambiano il feel dello strumento. In linea generale sono un po' scettico però su queste affermazioni, perché se è vero da un lato che la latenza influisce sul feel, su come sentiamo reagire l'amplificatore a ciò che suoniamo, dall'altro lato, almeno nel caso di modeler hardware, si parla di latenze così piccole che sono praticamente impercettibili dall'essere umano. Infatti per chi suona la latenza massima accettabile di solito è considerata intorno ai 10 millisecondi, invece considerate che la maggior parte dei modeler, almeno quelli di buona qualità, stanno pressoché tutti sotto i 5 millisecondi e in alcuni casi addirittura intorno agli 1-2 millisecondi, quindi ho seri dubbi che la differenza che sentono questi chitarristi sia davvero imputabile alla latenza. Discorso diverso invece per i plugin, perché in quel caso l'audio deve essere processato dal computer che non è una macchina ottimizzata per il processamento in tempo reale, e quindi anche settando il buffer al minimo della vostra scheda audio difficilmente riuscirete a scendere sotto i 10 millisecondi totali, anche perché man mano scendete con la latenza più aumenta il carico sulla CPU e se non avete un computer davvero molto potente riuscirete a fare ben poco. Se non siete ipersensibili come Steve Vai, allora non avrete problemi a suonare con 10 millisecondi di latenza e non noterete nessun degradamento o peggioramento delle vostre performance. E infine è utile sapere che le latenze di vari dispositivi digitali collegati in cascata si sommano, e quindi se magari quella che ha un modeler in sé non è un problema, nel momento in cui poi la andiamo a sommare a quella ad esempio di un trasmettitore wireless oppure del mixer digitale o ancora dei DSP che sono contenuti all'interno delle casse attive, sommando tutte queste cose molto spesso si sforano i fatidici 10 millisecondi e quindi allora lì sì che si iniziano a percepire alcuni problemi. Quindi diciamo che questo problema dipende anche dal setup che state utilizzando, nonché anche dalla distanza dalla vostra sorgente di ascolto. Infatti anche la velocità del suono nell'aria causa latenza. Per ogni metro che vi allontanate dalla cassa percepirete circa 3 millisecondi in più di latenza. Quindi da questo punto di vista è un problema che esiste anche nel mondo analogico in natura. E anche questo ritardo ovviamente si va a sommare a quello di tutti i dispositivi digitali che usate.
Bene, con questo penso sia tutto. Se ho dimenticato qualcosa scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è stato utile lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Vi ricordo come sempre che se volete abbiamo anche il gruppo Telegram e il server Discord dove possiamo scambiarci consigli utili per quanto riguarda i modeler, la chitarra elettrica, gli amplificatori, i cavi, insomma tutto ciò che riguarda la nostra passione. Detto questo vi do appuntamento al prossimo video e ci vediamo presto. Ciao!